Salve a tutti, oggi affronteremo un argomento che spesso genera confusione anche in utenti esperti, ovvero come rendere i nostri preset stereo monocompatibili. Tutti noi probabilmente amiamo sentire il suono della nostra chitarra in stereo, magari con quei bellissimi effetti di riverbero, flex delay, delay ping pong e così via. Il problema però è che quando si suona fuori spesso non si sa cosa si trova, nel senso che magari saliamo su un palco e scopriamo che l'impianto di amplificazione è mono, oppure abbiamo soltanto un canale a disposizione sul mixer per collegare la nostra chitarra, oppure ancora abbiamo la possibilità soltanto di portarci una spia singola per appunto monitorarci, e quindi quel suono bellissimo che avevamo a casa attraverso i nostri monitor o in cuffia va a farsi benedire. E nel migliore dei casi perderemo appunto la stereofonia. Il vero problema però è che ci sono alcuni effetti che, in base a come impostiamo l'uscita del nostro modeler, causano ulteriori problemi oltre alla perdita delle stereofonia, come ad esempio cancellazioni di fase oppure una perdita totale di una parte dell'effetto che sentivamo in stereo. E quindi andiamo subito a vedere quali sono questi effetti e cosa possiamo fare per far sì che i nostri preset non abbiano questi problemi quando vengono riprodotti in mono. Prima di addentrarci però negli argomenti relativi ai nostri modeler, ai processori di segnali in genere, voglio darvi una breve spiegazione di cos'è la stereofonia, di cosa si intende, in modo da avere ben chiari alcuni concetti che poi ci torneranno utili per capire cosa effettivamente succede quando processiamo un segnale. Se avete già ben chiari questi concetti, se volete potete anche saltare al capitolo successivo. Quindi, cos'è la stereofonia? Per stereofonia in ambito anatomico si intende sostanzialmente la capacità di determinare la posizione di una sorgente sonora, cioè da dove proviene un determinato suono nello spazio attorno a noi, grazie alla presenza di due orecchie nella nostra testa, in modo un po' simile a quanto avviene con la vista. Infatti anche lì esiste la stereoscopia, cioè la capacità di percepire come tridimensionale ciò che vediamo grazie appunto ai nostri due occhi. Il nostro cervello in sostanza analizza i segnali provenienti dalle nostre due orecchie o occhi nel caso della vista, e in base alle differenze fra questi due segnali riesce a capire appunto, nel caso dell'udito almeno, la provenienza di un determinato suono, cioè in che punto dello spazio attorno a noi è stato generato quel suono e con una certa precisione anche a quale distanza. E come fa a capire ciò? Ad esempio, mettiamo che io chiudo gli occhi e c'è qualcuno che schiocca le dita così in questa posizione rispetto a me. Come fa il mio cervello a capire che quello schiocco di dita è venuto esattamente da qua? In questo caso, essendo qua la sorgente del suono, il mio orecchio sinistro percepirà il suono prima rispetto all'orecchio destro, perché appunto la distanza dalla sorgente è minore per questo orecchio. Oltre a questo, nell'orecchio sinistro avrà anche un volume più alto, sempre a causa della distanza, ma anche del fatto che in questo caso la sorgente si trova dal lato opposto della mia testa e in sostanza il suono viene anche attutito dalla mia stessa testa. E quindi il nostro cervello, appunto, confrontando il volume e i tempi con cui arriva il segnale dalle due orecchie, capisce che quel suono è venuto appunto da quel punto nello spazio. Oltre a questo poi si aggiungono anche ad esempio le riflessioni della stanza, il riverbero che ci dà altri indizi, diciamo così, sulla posizione e sulla distanza in cui si trova quella sorgente sonora, e poi anche come il nostro stesso orecchio modifica l'equalizzazione, la risposta in frequenza di quel suono. Quando parliamo di segnali audio si intende una cosa un po' diversa, cioè un segnale stereo è un segnale che contiene semplicemente due canali audio che poi verranno riprodotti dalle nostre casse destra e sinistra o dalle nostre cuffie, e quindi ciò che rende
un segnale stereofonico è appunto la differenza di segnale fra questi due canali. Quando il segnale invece è identico fra entrambi i canali, si parla di audio monofonico. Anche se tecnicamente le sorgenti sonore sono sempre due, cioè le nostre due casse o le cuffie, quando il segnale è uguale e noi ci troviamo alla stessa distanza dalle due casse e queste sono piazzate relativamente allo stesso angolo a destra e a sinistra rispetto all'asse della nostra testa, noi non percepiremo più quel segnale come stereofonico, cioè come due sorgenti sonore separate, ma lo percepiremo appunto come un segnale monofonico. In sostanza percepiremo che quel suono viene da un punto in mezzo alle due casse e viene a crearsi quello che in inglese chiamano phantom center, che sarebbe il centro fantasma, proprio perché anche se tecnicamente le due sorgenti sonore sono ben distinte e separate, alle nostre orecchie arriva all'incirca lo stesso suono e con lo stesso tempismo, diciamo così. E di conseguenza saremo ingannati e penseremo appunto che quel suono proviene dal punto centrale in mezzo alle casse anziché dalle due casse, appunto. In realtà poi il discorso è un po' più complesso di così, perché bisogna distinguere appunto tra stereofonia e audio binaurale, insomma, però voglio farla breve in questo video e darvi appunto soltanto le informazioni base. Adesso che abbiamo ben chiari questi concetti, o almeno spero, andiamo a vedere come la stereofonia viene gestita all'interno dei nostri modeler, nello specifico nel Fractal. Quindi prima di tutto vediamo che tipo di segnale trasmettono i nostri blocchi e quali blocchi sono stereo e quali mono. Innanzitutto dovete sapere che gli shunt, ovvero questi piccoli cavi virtuali che collegano i nostri blocchi, rappresentano in realtà un segnale stereo. E quindi di fatto l'uscita di ogni blocco è sempre stereo, nel senso che trasmette sempre due canali, destro e sinistro. Poi se questi canali sono uguali, allora il segnale sarà comunque considerato mono, se invece c'è una differenza sarà stereo. Se andiamo a vedere la lista dei nostri effetti, vi dico subito che tutti gli effetti che producono distorsione, quindi amplificatore, drive, sono tutti mono. Per il blocco cab dipende invece da come questo è settato, nel senso che possiamo farlo funzionare sia in mono che in stereo. Tutti gli altri invece hanno l'uscita stereofonica, ma ce ne sono alcuni che però in alcuni casi sommano il segnale che ricevono in ingresso e quindi diciamo che sono un po' una sorta di via di mezzo fra il mono e lo stereo. Adesso andiamo a vedere nello specifico di cosa parlo. E in ogni caso per la maggior parte dei blocchi comunque dipende sempre da come sono settati. Se volete, nella guida ai blocchi di Fractal trovate per ogni blocco il diagramma, come questo, che in sostanza vi fa vedere il routing del segnale all'interno del blocco e da lì già guardando attentamente capite se il segnale appunto viene sommato in mono, se è totalmente stereo e tutte le possibili varianti. Andiamo per esempio ad esaminare il blocco delay. Vedete che in questo caso io ho selezionato il tipo monotape e quindi, come potrete facilmente intuire dal nome, è un effetto mono. Però andiamo a vedere se è realmente così. Allora, sentite, in questo caso sembra mono, nel senso che il nostro segnale lo percepiamo esattamente al centro. Vediamo però cosa succede se io sposto il balance del blocco cab che c'è prima. Sentite che il nostro suono adesso proviene da sinistra, così come ho settato il controllo balance. Quello che continua a venire dal centro è soltanto il delay, cioè il nostro segnale wet, l'eco per intenderci. Ascoltate, sentirete appunto la prima ripetizione, quella, cioè il suono diretto a sinistra, e poi le ripetizioni successive al centro. Queste in realtà però possiamo andare a spostarle da qua. Vedete che abbiamo il controllo pan sia per la testina numero 1 che per la seconda. Se spostiamo questo controllo percepiremo anche le nostre ripetizioni a sinistra. E se lo sposto a destra sentiremo appunto prima il segnale diretto a sinistra e poi le ripetizioni a destra. E allora direte voi, ma dove sta il mono in questo delay? E allora sta proprio in quest'ultimo comportamento.
nel senso che se il blocco fosse stereo, nel momento in cui vado a spostare il pan di una testina non dovrei più sentire il segnale completamente. Invece in questo caso è mono proprio perché il segnale che riceve l'eco in sé, cioè la nostra testina del delay a nastro in questo caso, in sostanza riceve entrambi i canali in ingresso, li somma in un unico canale e li registra, diciamo così. E poi quest'unico canale possiamo spostarlo a destra o a sinistra tramite il controllo pan. Vi faccio ad esempio vedere la differenza con lo stereo tape. Vedete che qui già in partenza sento il suono soltanto a sinistra e tra l'altro non abbiamo nemmeno controlli di pan, abbiamo soltanto il balance del blocco. E infatti se vado a variare questo, vedete che non ho più alcun segnale completamente, proprio perché questo controllo abbassa, diciamo così, il volume sul canale sinistro quando lo sposto tutto a destra. E siccome nei canali in ingresso avevamo segnale soltanto sul canale sinistro, finiamo appunto per non avere più completamente segnale in uscita, perché prima c'è il balance del blocco cab che ha tagliato, diciamo così, il volume sul canale destro e poi nel delay vado a tagliare quello del canale sinistro spostando il balance tutto a destra, e in questo modo in sostanza annulliamo totalmente il segnale. Se invece andiamo a vedere il blocco riverbero, questo in sostanza si comporta sempre così, cioè un blocco mono in stereo out. Questo però relativo sempre soltanto al segnale wet, perché invece il segnale dry, cioè quello che sentiamo mettendo il mix a zero in sostanza, quello è sempre stereo, cioè i due canali in ingresso vengono copiati all'uscita senza modifiche. La parte invece riverberata del segnale somma in ingresso i due canali e poi da quel canale singolo mono crea la stereofonia grazie all'algoritmo del riverbero stesso. Di conseguenza, se io sempre panno, in questo caso sempre il blocco cab tutto a destra, il riverbero mettendolo al 100% di mix lo sentirò sempre al centro. Vedete che non c'è differenza di suono quando muovo il balance da destra a sinistra, c'è soltanto una leggera differenza di volume quando vado al centro del balance, ma questo è proprio dovuto alla somma dei due canali. Nel senso che, come detto, il balance sostanzialmente attenua uno dei due canali quando non è settato al centro a zero. Di conseguenza, se ne togliamo uno, settandolo tutto a sinistra o tutto a destra, la somma dei due canali sarà la metà rispetto a quando invece il balance è settato a zero. E metà in termini di decibel significa meno 6 decibel. Un altro blocco che si comporta alla stessa maniera è il blocco rotary. Infatti vedete, metto sempre il mix al 100%, sposto il balance del blocco precedente tutto da un lato e il suono è sempre al centro. In sostanza tutti i blocchi che hanno il parametro input select e che fra le voci non hanno la voce stereo ma soltanto L più R, all'ingresso sommano i due canali in mono. Blocchi come amp e drive avranno anche l'uscita in mono, altri blocchi che invece creano la stereofonia di per sé avranno l'uscita stereo e vanno a creare appunto queste piccole differenze fra i due canali. Nel caso del rotary possiamo anche decidere quanto deve essere ampia questa stereofonia da questo parametro stereo spread. Ad esempio, se lo setto a 0, il segnale è completamente mono, se lo metto al 100% diventa stereofonico. Se lo metto al 200% invece viene qua fatto un trucchetto per far sì che sembri che il suono provenga da uno spazio più ampio rispetto a quello compreso fra i due altoparlanti.
Stessa cosa col panner, per esempio, settando il parametro width ad un'ampiezza maggiore del 100%. Vi faccio sentire. Un altro blocco che è spesso usato per ampliare la stereofonia, l'immagine stereo, è il blocco Enhancer, che presenta 3 modalità di funzionamento. Il Classic, in sostanza, va a ritardare uno dei 2 canali e l'effetto, in sostanza, è questo. Questo è il suono mono, questo quello stereo. Questo di per sé è un blocco che ha anche l'ingresso stereo, infatti se andiamo a spostare il canale balance del blocco messo prima, succede questo. Vedete che il segnale effettivamente si sposta da un canale all'altro. Cosa succede però se dopo questo blocco metto un blocco mono, in questo caso ad esempio il blocco cab che è settato su SUM L più R? Sentiamo un po'. Sentite che perdiamo un po' di volume e il suono diventa strano, e questo in sostanza succede proprio perché questo tipo di effetto introduce un leggero ritardo su un canale. Nel momento in cui però i 2 canali vengono sommati in mono, essendo sfasati i 2 canali, si creano delle cancellazioni di fase. È un effetto comb filtering che va a modificare e a rovinare il nostro suono. Vediamo invece se cambia modalità questo enhancer. Ad esempio, se mettiamo il modern, sentite che non c'è alcuna differenza quando accendo o spengo, nonostante sia sommato in mono. Se invertiamo l'ordine, invece, la differenza c'è, e quando è attivo il segnale è stereofonico. Questo perché le altre modalità di questo blocco sono progettate proprio per essere monocompatibili. In sostanza il segnale che genera l'effetto viene totalmente cancellato quando viene sommato in mono, di conseguenza resta soltanto il nostro suono dry per com'era originalmente. Il che nel caso del blocco enhancer è una cosa utile questa. Invece succede anche con un tipo di delay, e in quel caso se il segnale del delay viene cancellato significa che non lo sentiremo più quando viene sommato in mono, e quindi in quel caso è una cosa negativa. E questo tipo di delay è il 2290. Questo succede perché il 2290 di default ha questo settaggio qua, phase reverse, settato su right. Cioè in sostanza significa che sul segnale del delay viene invertita la fase sul canale destro, appunto. Il che, quando suoniamo in stereo, aumenta la stereofonia, vi faccio sentire. Quando però andiamo a sommarlo in mono, significa che poi perdiamo totalmente il delay. E
quindi capite che da queste differenze di comportamento fra i vari effetti possono nascere alcuni problemi nel momento in cui andiamo a suonare su un impianto mono o con una cassa singola, perché a quel punto dovremo scegliere come settare la nostra uscita. Infatti vedete che per ogni uscita abbiamo a disposizione queste impostazioni. Di default output 1 è settato su stereo, cioè significa che appunto dal jack sinistro sentirete il canale sinistro, dal jack destro quello destro. Però se dovete collegarvi ad un impianto mono vi servirà soltanto un cavo e quindi potete scegliere cosa far uscire da quel cavo, da quella singola uscita. Ad esempio la prima opzione è questa, copy L su R. Questa in sostanza copia il canale sinistro su quello destro e quindi avrete in sostanza un segnale mono. Saranno appunto entrambi i canali uguali, però entrambi uguali al canale sinistro da come esce dalla griglia. Usando questa impostazione sentirete il delay 2290 proprio perché il canale destro non arriva e quindi l'eco è udibile. Però se invece usiamo il blocco enhancer sentiremo il suono strano. Proprio perché il blocco enhancer va ad aggiungere un comb filter su entrambi i canali. Nel momento in cui però togliamo un canale sentiremo questo effetto a metà e non è proprio piacevole, almeno per quanto riguarda i tipi modern e stereoizer. Se lo impostiamo su classic invece lo sentiamo normale. Altro effetto che potrebbe creare problemi con questa impostazione è il ping pong delay, proprio perché alcune ripetizioni le crea sul sinistro e alcune sul destro. Se abbiamo soltanto il canale sinistro praticamente non sentiremo quelle che avvengono sul canale destro e quindi avremo anche in questo caso l'effetto a metà, ad esempio. Anziché questo. Lo stesso comportamento si ha se lasciamo l'impostazione su stereo ma colleghiamo soltanto uno dei due jack al mixer. Ovviamente anche in quel caso avremo soltanto uno dei due canali, che sia il destro o il sinistro. Se invece impostiamo l'uscita su Sum L più R, su entrambi i jack di uscita avremo la somma dei due canali e quindi avremo un po' i problemi opposti, nel senso che in questo caso ad esempio il ping pong delay sentiremo comunque tutte le ripetizioni anche se in mono. Per il Classic Enhancer invece si presenterà il problema che avevamo visto quando mettevamo un blocco mono dopo questo blocco, cioè che il suono diventerà strano perché si sommano appunto due canali di cui uno è un po' in ritardo rispetto all'altro. Con un panner ad esempio l'effetto con questa impostazione sarà molto ridotto. Cioè sentite che abbiamo soltanto una leggerissima oscillazione, mentre in stereo è così. Invece usando soltanto un canale dello stereo oppure copy LR, in sostanza si trasforma in un effetto tremolo anziché in un panner. E insomma, quindi il punto è che in base agli effetti che scegliamo di usare conviene usare un'opzione, una modalità di uscita rispetto all'altra. E quindi il mio consiglio in sostanza è quello di tenere presente questa cosa quando vogliamo creare le nostre patch, i nostri preset. Cioè se vogliamo renderli monocompatibili, innanzitutto dobbiamo scegliere quale tipo di modalità di uscita vogliamo utilizzare. Ad esempio, se vogliamo evitare lo sbattimento ogni volta che dobbiamo suonare in modo di andare a cambiare questa impostazione, possiamo decidere di lasciarla sempre in stereo e quando dobbiamo suonare in mono usare soltanto un jack su uno dei due canali. Così facendo però in sostanza dobbiamo evitare di usare delay ping pong, gli enhancer modern o stereoizer e qualsiasi effetto che non funziona bene quando viene ascoltato soltanto uno dei due canali.
Poi dobbiamo anche stare attenti a come panniamo le cose, ad esempio se abbiamo un blocco cab settato in stereo e con una cab tutta pannata a sinistra e l'altra tutta a destra, nel momento in cui usiamo soltanto un canale, soltanto un jack, finirà che sentiremo soltanto il primo IR e non il secondo, e di conseguenza anche in quel caso non avremo più il suono per come lo avevamo programmato. Se invece decidiamo di settare l'output su SUM L più R, dobbiamo stare attenti ad altre cose, cioè a tutti quegli effetti che creano una differenza di fase o di tempo fra i due canali e quindi potrebbero portare appunto a cancellazioni di fase, come abbiamo visto col Classic Enhancer appunto, oppure con il delay 2290 che quando sommate in mono si cancellano completamente le ripetizioni e non lo sentiremo più, oppure anche con cab non allineate fra di loro, perché se ad esempio aggiungo un leggero delay all'IR di destra in questo caso, poi nel momento in cui viene sommata sempre in mono, anche questo causerà cancellazioni di fase e un suono poco piacevole. Insomma, in sostanza dovete tenere ben presenti queste cose e programmare i vostri preset di conseguenza. La terza via per evitare qualsiasi problema è quella di creare dei preset specifici per quando suonate in mono. Però in quel caso l'inconveniente è che dovrete poi mantenere due set diversi di preset. Ad esempio ogni volta che volete cambiare qualche settaggio o che c'è qualche aggiornamento che richiede di andare a modificare questi preset, significa che dovrete fare il doppio del lavoro in sostanza. Purtroppo non esiste per questo problema una soluzione definitiva senza problemi, quindi sta a voi scegliere quella che è più pratica per il vostro caso. L'importante in fin dei conti è avere ben chiari questi concetti, quali problematiche possono nascere, e poi vedete che ragionando un po' comunque la soluzione si trova ed è abbastanza facile da trovare, non sono problemi insormontabili insomma. Con questo penso sia tutto, spero di avervi chiarito le idee su questo argomento. Se avete ancora dubbi scrivetemelo nei commenti oppure sul gruppo Telegram. Come sempre siete anche liberi di scrivermi suggerimenti su cosa trattare nei prossimi video. Io pian piano ho intenzione di creare una vera e propria enciclopedia, chiamiamolo così, per quanto riguarda i sistemi fractal. Oltre a quello continuerò ovviamente anche con i video un po' più scientifici, tra virgolette, cui vado a spiegare alcuni concetti relativi sempre al mondo audio e della chitarra. Questo di oggi forse era un po' una via di mezzo fra le due cose. Comunque, se vi è piaciuto mettete il like al video, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto e vi do appuntamento al prossimo video che spero arriverà entro questa settimana. Ci vediamo presto, ciao!